Il video di oggi è mostrarvi come risolvere il problema della macchiatura del marmo e a questo scopo utilizzeremo tre campioni, uno di Bianco Carrara, uno di Kaiser Brown e una limestone molto assorbente. Macchiamo le superfici con tre tipologie di agenti macchianti che sono il caffè, sono il vino e come ultimo agente macchiante utilizzeremo il succo di mirtillo, che è particolarmente colorato. Attenderemo quindi alcuni giorni fino al completo assorbimento delle macchie e quindi procederemo ai tentativi di pulizia. Possiamo osservare dopo alcuni giorni la formazione di evidenti macchie sulla superficie delle pietre, macchie che adesso proveremo a tentare di rimuovere con una normale pulizia eseguita con acqua e sapone. Prendiamo quindi uno dei campioni e iniziamo la detersione con una spugetta leggermente abrasiva e rimuoviamo il residuo secco e vedremo, lasceremo asciugare e osserveremo che comunque ci sono degli aloni ben evidenti che rimangono sulla superficie. Nella normale pulizia con acqua e sapone vediamo come sulla superficie delle pietre le macchie rimangono molto evidenti. Quindi adesso effettueremo una prova di pulizia testando due diversi prodotti. Il primo è un'acqua ossigenata fortemente concentrata e il secondo è uno smacchiatore specifico per le pietre. Quindi effettuiamo il primo test smacchiando, ricoprendo le macchie con alcune gocce di acqua ossigenata che lasceremo agire fino a completa evaporazione. Questa acqua ossigenata non è quella ordinaria che usiamo nelle medicazioni, ma si trova comunque in farmacia, di speciale all'elevata concentrazione. È infatti un'acqua ossigenata a 130 volumi. Un flacone come questo costa comunque 10 euro. Per utilizzare questo prodotto è opportuno utilizzare dei dispositivi di sicurezza come dei guanti, perché è un prodotto molto ustionante a contatto con la pelle, e degli occhiali di protezione. L'azione di questa acqua ossigenata avverrà nel giro di poco tempo e non lascerà alcun residuo dopo la completa evaporazione, liberando del semplice ossigeno, quindi per ulteriori pulizie non viene richiesto niente. Ora abbiamo atteso la completa evaporazione dell'acqua ossigenata e come potete vedere sui due materiali più assorbenti, il Bianco Carrara e la limestone, l'azione di decolorazione ha avuto un successo totale. Mentre il materiale meno assorbente, il Kaiser Brown, mostra una debole alonatura che tenteremo di rimuovere con una seconda applicazione sempre di acqua ossigenata e anche qui attenderemo la completa evaporazione e poi andremo a controllare se questa seconda applicazione ha avuto successo. Nel contempo possiamo adesso per confronto applicare un secondo agente smacchiante che è un prodotto specifico per la rimozione delle macchie sul marmo, reperibile in commercio, e che applichiamo sulle macchie e con la stessa procedura di attesa attendiamo la completa evaporazione e poi potremo confrontare se il prodotto ha avuto un successo paragonabile a quello dell'acqua ossigenata. Adesso che abbiamo atteso l'azione dell'acqua ossigenata, possiamo vedere che effettivamente gli aloni sono stati sostanzialmente rimossi. La macchia biancastra centrale è dovuta all'azione corrosiva degli acidi contenuti nel succo di mirtillo piuttosto che nel vino. Potete quindi vedere che l'acqua ossigenata ha un'azione risolutiva. Per confronto, l'agente smacchiante apposito per il marmo decolora sì le macchie, ma lascia un importante alone. Quindi possiamo dire che l'acqua ossigenata è stata promossa a pieni voti da questo test. Qua potete vedere il confronto tra le macchie originarie e il risultato dell'azione smacchiante.
A proposito dell'acqua ossigenata, teniamo a dire che comunque non rimuove le macchie come quelle dovute all'olio o quelle tipiche che si trovano sui top da bagno causate dai cosmetici e dai saponi, per le quali dedicheremo un prossimo video. Se avete proposte e suggerimenti, lasciateli, perché saranno gli argomenti che tratteremo nei prossimi video test. Ciao!